Ciao a tutti e benvenuti su Game Stories. Sigla. Quando il gioco si fa duro, I duri cominciano a giocare. Nel 1976 la Connecticut Leather Company, nota con la sigla Coleco, riuscì a commercializzare con successo la Telstar. You're watching the most exciting game you will ever see on your TV set. Telstar by Coleco. Grazie a un contributo di Ralph Baer sulla risoluzione di problemi di ricezione audio. Gli USA accolsero molto bene la nuova console progettata dall'Europa. La Magnavox e l'Atari dovevano aggiornare i loro hardware principali, nel mentre i maggiori concorrenti furono la RCA, Radio Corporation of America, e la Fairchild Camera and Instruments. la Fairchild presentò la console Channel F nell'agosto del 1976. Essa presentava per la prima volta la cartuccia programmabile, una cartuccia che poteva proporre vari titoli grazie a un hardware più avanzato. La gente iniziava a non voler più una console che includesse un solo gioco. Nel 1977 le vendite della Home Pong dell'Atari arrivarono a zero e la Magnavox tornò a produrre apparecchi televisivi. La Atari, per risollevarsi dalla propria crisi, cominciò a creare flipper come Hot Tip, che fu la prima macchina a tema munita di punteggi memorizzabili, suoni e display. Nel 1978, praticamente 40 anni fa, la Taito rilasciò un titolo destinato a diventare un'icona del gaming, Space Invaders, un videogioco di Tomohiro Nishikado, prodotto e distribuito dalla Taito. Esso propose un nuovo gameplay, dove il giocatore poteva muovere orizzontalmente una torretta laser e spara contro l'esercito di alieni. Questo titolo single player includeva una colonna sonora continua crescente a seconda della velocità di movimento degli alieni. Fu anche il primo videogioco a implementare il progressivo aumento della difficoltà nei videogiochi, in quanto gli alieni tendevano ad aumentare inesorabilmente la loro velocità di discesa per sconfiggere il giocatore. Il cabinato di questo videogioco ebbe così tanto successo in Giappone che, secondo alcune voci, le monete da 100 yen necessarie per giocarci stavano diventando introvabili, al punto che il governo giapponese fu addirittura costretto a quadruplicare le emissioni di queste monete. Pochi mesi dopo, la Midway distribuì Space Invaders negli USA. Con questo titolo di grande successo della Taito, stava iniziando l'età d'oro delle sale arcade di tutto il mondo. Solo negli USA i cabinati di Space Invaders furono circa 360.000. La crescita economica degli arcade ebbe il suo culmine tra il 1978 e il 1986. Vennero così organizzati i primi tornei di videogame e le prime rappresentazioni cinematografiche ad alto budget. Il primo torneo di videogiochi fu dedicato a Space Invaders e venne organizzato dall'Atari. Vi parteciparono oltre 10.000 persone. Inoltre nel 1982 nelle sale cinematografiche uscì Tron, il primo film a tema videoludico nella storia del cinema, diretto da Steven Lisberger con la collaborazione di un giovane Tim Burton nelle animazioni. Tra il 1978 e il 1980 negli USA esplose la mania del videogioco fantascientifico e la Atari distribuì nel seguente ordine Lunar Lander, Super Breakout, Asteroids, Centipede, Battlezone e Missile Command. In parallelo alle produzioni dell'Atari, la Midway Games distribuì Galaxian con l'aiuto della Namco e la Williams Electronics distribuì Defender. In America continua la concorrenza tra Atari e Midway, ma in Giappone stava per accadere qualcosa di davvero rivoluzionario. Nel 1979 Toru Iwatani, designer indipendente della Namco, stava progettando un gioco che dovesse attirare il pubblico femminile, senza alcuna violenza e incentrato sul concetto di taberu, cioè mangiare. Insieme ad altre 9 persone e traendo ispirazione da una pizza senza uno spicchio, Toru Iwatani creò il celeberrimo Pac-Man. Un semplice cerchio giallo che deve mangiare tutti i pallini di un labirinto senza essere catturato dai 4 fantasmini colorati. Lo sapevi che all'inizio Pac-Man si chiamava Pac-Man? Sarà perché somiglia a un un dischetto da hockey, invece deriva dal giapponese paku paku, che significa aprire e chiudere la bocca a raffica.
Cambiarono il nome perché Pac-Man è troppo facile da vandalizzare. Bastava grattare via un po' della P per farla diventare una F. Pac-Man registrò il record di vendite mondiale con i suoi 400.000 cabinati e divenne simbolo di gadget, canzoni pop e disegni animati. Il suo successo lo portò ad essere il testimonial ufficiale della Namco. Tra il 1981 e il 1983 le altre case produttrici giapponesi volevano espandersi commercialmente anche all'estero. La Nintendo stava tentando di affermarsi negli USA con Radar Scope, Sheriff e Space Fever. Questi 3 videogiochi furono 3 flop commerciali. La Nintendo venne consacrata nel mercato videoludico grazie a Donkey Kong, dall'esordiente Shigeru Miyamoto. Donkey è un pestifero gorillone che rapisce Pauline, la prima fidanzata del baffuto Jumpman, successivamente noto come Mario. Quest'ultimo deve salvare la ragazza percorrendo un percorso pieno di ostacoli. Tra Namco e Nintendo c'è di mezzo il mare delle altre aziende concorrenti nel mercato americano. In quello stesso periodo la Taito creò Kix, mentre la Sega creò... Aspetta un attimo, Andrea. Dobbiamo fare un appunto sulla Sega. detta così sembra una brutta cosa. Dai, su, non fare il malizioso. Ok, vai pure. Grazie. Sega! La Sega fu fondata in Giappone dallo statunitense David Rosen nel 1951. Inizialmente essa aveva il nome originario di Rosen Enterprises. La ditta di Rosen non era un'azienda di videogiochi, ma una ditta di esportazione di oggetti d'arte. Nella fine degli anni 50, la Rosen Enterprises cambiò il nome in Standard Games e venne cambiata anche l'attività di produzione. Si trattava di importare cabine per fototessere e giochi elettromeccanici a monete dagli USA, giochi come il cavalluccio marino o la macchinina per bambini che si trovano in alcuni centri commerciali. Nel 1965 la Standard Games acquisì una casa produttrice di jukebox ed accadde una fusione. Invece del nome primario Service Games, venne poi scelta la famosa abbreviazione Sega. Obiettivo della Sega? Produrre giochi per le sale bar e concorrere coi giochi importati dagli USA. Nel 1970 la Sega venne acquisita dalla Gulf Western, la multinazionale che aveva preso anche le redini della Paramount Pictures. I videogiochi arcade furono la produzione di punta della Sega dalla fine degli anni 70 in poi. Ma dobbiamo per forza dire Sega di continuo? Vedi che anche tu sei una zozzora? Andiamo avanti, prima che chi ci segue ci ricami troppo sulla Sega. Torniamo in carreggiata! La Sega, per concorrere con Namco, Nintendo e Taito, creò Frogger. Mentre l'Atari creò Tempest. E la Midway diede vita all'amore di Pac-Man. Pac-Man è sposato. E chi lo ha detto? Du socere. Non lo hai detto davvero? Ti prego. Vabbè, le suocere sono sempre informate di tutto. Comunque... Mrs. Pac-Man venne creata da 2 studenti del MIT di Boston che lavoravano per la General Computers. In questo clima produttivo però non mancarono le cause legali. La General Computer stava copiando i videogiochi dell'Atari, modificandoli a piacer loro. E l'Atari la accusò di violazione del copyright. Divenne storica inoltre la causa legale tra la Universal Studios e la Nintendo, poiché Donkey Kong di Shigeru Miyamoto sembrava troppo simile alla storia di King Kong. Di King Kong esistevano la versione originale del 1933 diretta da Marian C. Cooper ed Ernest B. Schoedsack e il remake diretto da John Giller nel 1976 con Jessica Lange. La Universal, tuttavia, perse la causa contro la Nintendo perché King Kong era stato concepito più di 40 anni prima e i diritti d'autore erano decaduti. Grazie a questa vincita legale, la Nintendo dominò una parte del commercio videoludico mondiale. Torniamo indietro nel tempo, quando la Fairchild creò la Channel F. Robert Noyce, prima di fondare la Intel, creò un processore che poteva aiutare la programmazione del software delle cartucce programmabili. La Channel F aveva comandi triangolari e permetteva la proiezione di giochi a colori. Nolan Bushnell vide il drastico flop delle sue Hong Kong e allora creò il VCS, Video Computer System. In Europa la console ebbe il nome di Atari 2600.
Con questa console Bushnell voleva sfondare di nuovo sul mercato per evitare di essere plagiato dai suoi concorrenti. Bushnell mise in borsa le azioni dell'Atari e poi cedette la sua amata società alla Warner Communication, uno dei colossi dell'intrattenimento di quell'epoca. La Warner Communications acquisì l'Atari per 28 milioni di dollari, ma poco tempo dopo le divergenze tra il consulente della Warner Ray Kassar e Nolan Bushnell causarono una rottura sull'accordo. Per questo motivo, come descritto dalle condizioni di quel contratto, Nolan Bushnell fu interdetto da ogni mansione nel settore videoludico fino al 1983. La Atari, dopo l'uscita di Bushnell, subì varie scissioni interne e i designers furono demotivati dall'oppressiva atmosfera che si era creata dopo l'assenza del suo fondatore. Le oppressioni programmatiche che Bushnell aveva rifiutato negli anni precedenti si fecero sentire e l'atmosfera vissuta in precedenza era svanita. Nonostante ciò, la Atari diretta da Ray Kassar ebbe il maggior tasso di crescita in tutti gli USA. Alcuni dipendenti dell'Atari si licenziarono ed uno di loro, tale Alan Miller, fondò la Activision per produrre dei videogiochi compatibili con l'Atari 2600. L'Atari citò legalmente l'Activision al fine di impedire questa produzione, ma l'Activision stessa fu la prima casa sviluppatrice di terze parti della storia. Ed oggi le industrie videoludiche necessitano di sviluppatori di terze parti. Nel frattempo uscirono le altre seguenti console: Intellivision della Mattel, ColecoVision della Coleco e Vectrex della General Computer Electronics. Queste distribuzioni accaddero tra il 1977 e il 1982. Dal momento che il design giapponese era l'oggetto di base della concorrenza nei confronti dell'Atari, quest'ultima cominciò a produrre le versioni domestiche di Space Invaders e Pac-Man per l'Atari 2600. È vero che in questo modo l'Atari si sentiva economicamente rialzata, ma una seconda crisi era dietro l'angolo. Well, I gave Spielberg proceeds for $25 million, regardless of how much we would have cashed.